Ciao a tutti, oggi parleremo della lavorazione in costa dietro e in costa davanti. Allora, io ho già preparato una base di punti in maglia normale, quindi tendenzialmente ogni volta che si fa un punto in costa dietro e in costa avanti, ehm, c'è una base di almeno una riga in punto normale, che sia un punto basso, una mezza maglia alta, una maglia alta o una doppia maglia alta. Si parte sempre da una base normale, perché altrimenti non avete la catenella, diciamo, non ha la costa avanti e la costa dietro. Quindi, partendo da questa parte, ipotizziamo quindi di dover iniziare una riga in costa davanti. Io farò le mie 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta e ok, all'inizio del lavoro è sempre un filo di catenelle, quindi non c'è il costa avanti e costa dietro. Carico come per fare la mia maglia alta normale. A questo punto vedete che si crea questa V nella parte alta dei punti. Se dovessimo lavorarla normalmente, noi entreremmo così e prenderemmo entrambe le asole, sia quella davanti che quella dietro. Quindi così sarebbe la lavorazione normale. Vedete che ci sono queste due, tenendo il campione, diciamo, dritto, ci sono queste due asoline, ok? Quella che guarda verso l'esterno è la costa dietro, quella che guarda verso di noi, cioè questa, è la costa davanti. Quindi, se io devo lavorare in costa dietro, carico il mio filo, entro nel mezzo di quella V che vediamo dall'altro e prendo solo l'asolina dietro. Se io devo lavorare in costa davanti, entro nel mezzo e prendo solo la costa davanti. Dopodiché, se devo fare la costa dietro, carico il filo, tiro fuori e lavoro una normale maglia alta, semplicissimo. Se devo lavorare in costa davanti, carico il filo, entro al centro, prendo solo il filo davanti, carico il filo e lavoro una maglia alta normale. La stessa cosa ovviamente vale anche se noi dovessimo fare una maglia bassa in costa dietro o in costa davanti. Quindi faccio la mia catenella che mi sostituisce la prima maglia bassa, senza caricare il filo, entro al centro di questa V e se devo fare la costa dietro, prendo la costa, quindi la parte della V che guarda verso l'esterno e faccio la mia maglia bassa. Se devo lavorare in costa davanti, prendo la parte di V che guarda me e lavoro la mia maglia bassa. Ok? Quello che succede, adesso andiamo a fare un giro di maglie alte in costa davanti. Quindi 3 catenelle per alzare il lavoro, giro, carico il filo, scusate, in costa dietro, non in costa davanti, e lavoro in costa dietro, tutta la riga. Quello che noterete è che si andrà a creare una scalanatura dietro, cioè un rilievo, vedete, di questo tipo. Se io vado a lavorare invece in avanti, questo rilievo non si creerà nella parte dritta del lavoro, ma si creerà nella parte dietro. A cosa serve il costa davanti e il costa dietro? Allora, normalmente nei lavori, diciamo, piani, serve semplicemente a dare un po' di dinamismo al punto, se si vuole fare un lavoro semplice, eccetera. In molti casi, però, soprattutto quando si tratta di mattonelle con i fiori o di polsini, vedete, si usano questi ganci che si creano in rilievo. Questa è la costa dietro, questa è la costa davanti, soprattutto con la costa davanti perché si vede molto meno. Vedete che con la costa davanti
tu hai qua il lavoro dritto e dietro, quasi impercettibilmente, ti trovi una specie di piccolo rilievo dell'asola, che è l'asola dietro, è la costa dietro questa, che noi non abbiamo lavorato. Perché si usa? Perché se io volessi fare una cosa in 3D, questo, quindi fare praticamente questo è il fronte del mio lavoro e io voglio che da dietro esca un altro strato di uncinetto che sia in rilievo rispetto alla parte davanti, io quando vado a lavorare il giro dopo entro qua dentro e lavoro solo la costa dietro. Se dovessi fare, adesso in questo caso abbiamo fatto una maglia alta, ma se avessi fatto una maglia bassa e qua con questo metodo avessi fatto una maglia alta, una doppia maglia alta, il risultato sarebbe stato che qua avrei avuto un bordo di maglia bassa staccato da uno sfondo di maglia alta. Vi faccio vedere questa mattonella, è fatta esattamente in questo modo. Vi lascio tra l'altro il link in descrizione del tutorial per questa mattonella. È fatta esattamente in questo modo, vedete, io faccio un giro prima di maglie alte normali, faccio un giro di maglie basse intervallate dalle catenelle, lavorata solo in costa davanti, vedete che fa questo effetto 3D, e il giro dietro di maglie alte lo faccio nella costa dietro che non ho lavorato nel giro precedente e vedete che si crea questo effetto di 3D che è molto bello, dietro rimane piatto, normale e qua si crea proprio questo effetto 3D e si fa in questo modo. L'altro motivo per cui ho perso l'uncinetto, ok, si fa la costa dietro e davanti è molto semplice, è per i polsini dei maglioni. Vedete che, vabbè, qua ho fatto in maglia alta, però facendola soprattutto in maglia bassa si crea con la costa dietro, cioè i polsini, questo effetto qua, i polsini dei maglioni, eccetera, delle maglie, in costa dietro si crea questa scalanatura. Quindi questo rilievo in avanti che non solo crea quell'effetto classico dei polsini delle felpe, dei maglioni, ma è anche un punto elastico, perché avendo preso solo l'asola dietro, la parte davanti è mobile, non è ferma del tutto e quindi va a creare quella elasticità di cui ha bisogno un polsino perché deve essere più piccolo della manica per avvolgere bene il polso, però deve essere un po' elastico per infilare bene la mano, quindi questo punto è proprio adatto per i polsini. Vi faccio vedere come. In questo caso, vedete, sto realizzando un maglione da uomo e ho fatto questo polsino in costa dietro, con maglia bassa costa dietro. Vedete com'è bello elastico? È stretto, è aderente, ma se io voglio infilare la mano in questo modo, vedete, è perfetto. Mi avvolge bene il polso, vabbè, questa è anche una taglia più grande, non è per me, quindi è una taglia più grande, però vedete che si allarga bene. Questo è proprio l'effetto del costa dietro. Ora, spero di avervi spiegato tutto bene, di essere stata chiara. Se avete qualsiasi tipo di domanda riguardo a questo punto, scrivetemelo nei commenti in modo che possa spiegarvi e risolvere eventuali dubbi. Vi ricordo inoltre di mettere like, iscrivervi al canale, sono piccoli gesti che a voi magari non costano nulla, ma a me servono per migliorare il canale, soprattutto mi danno una grande carica per continuare a fare questa tipologia di video. Se ovviamente vi è servito e vi è risultato utile. Grazie per avermi seguita e ciao!